Carissime e carissimi, ben ritrovati qui sul mio canale. In questo nuovo video andremo a scoprire cosa sta per fare la persona di vostro interesse perché adesso ha capito che vi vuole davvero. Andiamo ad estrarre subito due carte da questo mazzetto che andranno a formare i due gruppi di questo nuovo interattivo. La prima carta sarà quella della risoluzione dei conflitti. Bellissima carta, gruppo 1, carta 1. Andiamo ad estrarre la numero 2, che sarà quella della manifestazione. Eccezionale, eccezionale anch'essa. Allora, ecco qui le due carte che andranno a formare i due gruppi di questo nuovo video. Carta 1 risoluzione dei conflitti, carta 2 della manifestazione. Andiamo a contrassegnarle subito con pietre e cristalli. Per il gruppo 1 carta della risoluzione dei conflitti, la malachite. Per il gruppo 2 carta della manifestazione, la pietra di luna. Fate la vostra scelta. Nel frattempo andiamo a formare i due mega mazzetti per ciascun gruppo, partendo da questo mazzetto dal quale estrarremo 3 carte. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Poi una carta dall'oracolo astrologico. 1 e 2. Poi una carta dall'oracolo angelico. 1 e 2. Poi un'altra carta dall'oracolo degli angeli dell'amore. 1 e 2. Poi andiamo ad estrarre 4 tarocchi da questo mazzetto. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E poi 4 sibille. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Perfetto, ecco qui i nostri mega mazzetti. Ricomponiamoli un po' così che possiate vederli meglio. Ecco qui i due mega mazzetti appena formati. Fate la vostra scelta. Il mio personale consiglio è quello di ascoltare un gruppo soltanto. Se avete invece due situazioni in ballo in questo periodo, potete ascoltarli entrambi. Vi lascio ancora qualche secondo. Iniziamo dal gruppo 1, carta della risoluzione dei conflitti, malachite. Rieccovi qui, gruppo 1, carta della risoluzione dei conflitti, pietra malachite. Immagino tantissimi di voi abbiano scelto questa carta perché vorrebbero risolvere dei conflitti, quindi delle problematiche con questa persona di cui appunto state chiedendo e che state pensando in questo momento. E il titolo appunto di questo video è proprio Adesso ti vuole davvero, guarda cosa sta per fare, farà questo. Quindi andiamo a chiedere alle carte dei dettagli
sulle azioni che appunto vorrebbe fare questa persona, che ha in mente di fare nei vostri confronti. Prima di iniziare l'interpretazione del nostro mega mazzetto, vi ricordo che sono degli interattivi collettivi, quindi generali, e vanno ascoltati appunto rispettandone la loro natura. Per tale ragione, in basso a destra avete appunto il mio contatto WhatsApp che vi lascio per tutta la durata del video, grazie al quale potrete prenotare i vostri consulti privati, quindi personali. Iniziamo l'interpretazione. Allora, già abbiamo la torre infuocata in prima battuta. Qui appunto già, come ci diceva il tema, il conflitto. Qui probabilmente sarà successo qualcosa per tanti di voi, per alcuni magari una discussione, per altri appunto un litigio più o meno importante, per altri ancora magari una separazione, per altri ancora magari un momento di stand-by, eccetera eccetera. Quindi qui probabilmente ci sono appunto stati o ci sono anche adesso delle problematiche e dei conflitti. Andiamo avanti. Seguitemi fino alla fine perché anche l'ultima carta può darci delle informazioni molto importanti. Allora abbiamo il militare. Allora, il militare, io mi trasmettono le carte che siate proprio voi, perché il militare in questo caso mi rappresenta proprio la diffidenza, il fatto che magari non vi fidate di questa persona o vi fidate in parte di questa persona, perché ci sono appunto delle cose che sono accadute, che abbiamo visto con la torre infuocata e che voi portate sulle spalle. Guardate lo zainetto di questo militare, e siete un po' lì con il cosiddetto fucile puntato, come a dire: ok, tu mi hai fatto questo, però io adesso mi sono corazzata, mi sono, diciamo, rafforzata, perché ricordiamoci sempre che il dolore o comunque la sofferenza fortifica, e quindi di conseguenza adesso che sono ben robusta, ben diciamo forte, adesso io sono come questa carta, quindi attenzione, perché io non sono più quella di prima, ok? Quindi qua c'è una sorta di presa di consapevolezza e anche un erigere delle mura di difesa nei confronti di questa persona, che comunque sono mura costruttive. Andiamo avanti. E infatti, a seguito di cose, io credo che qui c'è un discorso più che altro di altalenanza. Ecco, tutte queste discussioni, queste dinamiche, queste problematiche dettate proprio dalla torre infuocata, diciamo, rimandino a un atteggiamento altalenante da parte di questa persona, o comunque incomprensibile ad oggi. Incomprensibile a voi, perché voi non vi spiegate il perché questa persona si comporti tutt'oggi così. Adesso andiamo a vedere, diciamo, anche quei tarocchi e con le sibille degli angeli, però già da qui per tanti di voi ci sono, oppure ci sono state delle dinamiche proprio dettate e conseguenziali diciamo, ai comportamenti di questa persona incostanti, che vi hanno portato a questa diffidenza nei suoi confronti. Andiamo avanti, però abbiamo delle novità in arrivo. Ecco qua, quindi sta pensando di apportare questa persona delle novità nel rapporto, ovviamente nella conoscenza con voi. Quindi ci sono qui delle notizie, delle buone notizie. Anche se la carta del bambino per una piccola parte di voi, perché ovviamente è diciamo molto mirato e dettagliato, tutte queste diciamo situazioni poco comprensibili nascondono dietro dinamiche
di figli. Mm? Quindi potrebbero esserci dei figli di mezzo, o da parte vostra o da parte di questa persona. Ovviamente è un interattivo, quindi cerco di espandere l'interpretazione a 360 gradi. Per tutti gli altri, la carta del bambino potrebbero rappresentare delle novità che questa persona vuole muovere nei vostri confronti. Proseguiamo. Abbiamo la carta del 5 di denari. Poi il re di bastoni, il papa, bellissima carta, e il papa è veramente un arcano maggiore che proprio ci parla di comunicazioni in arrivo e soprattutto anche di ascolto. E devo dirvi che qui ci sta a pennello, perché le carte proprio ci stanno dando questo dettaglio, ossia che questa carta del bambino, quindi le novità, rimandano a una comunicazione in arrivo. Quindi un parlarsi, un comunicare, un ascoltarsi. Il Papa è anche carta di unione, di comunione, e anche di pace. Ecco perché la risoluzione dei conflitti, perché già questa carta evocava all'inizio, proprio per il gruppo 1, una situazione di questo genere. Proseguiamo, e beh, il 9 di coppe, l'abbondanza a livello sentimentale. Allora, beh sì, non ci sono dubbi da queste carte, sì, 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 sì. Allora, innanzitutto, sia voi che questa persona avete proprio entrambi allo stesso modo un sentimento molto profondo, cioè nutrite a vicenda un sentimento abbondante e molto importante. Abbiamo il 9 di coppe che è proprio per antonomasia il massimo, quindi tutto ciò che è ricco a livello emozionale. E qui devo dirvi che il vostro cuore è colmo di amore, colmo di sentimento, vale per voi, vale per questa persona. Al di là dei conflitti che abbiamo visto che ci sono stati, oppure che ci sono attualmente anche per altri di voi, però ecco, io vedo che qui al di là di tutto questo sentimento reciproco c'è ed esiste. E questa azione, quindi che vuole muovere questa persona a livello comunicativo, ha lo scopo di arrivare a una pace, a una riappacificazione con voi. Poi ovviamente potreste accettare o meno questo gesto di pace, però questo viene fuori come dettaglio dalle mie carte. E abbiamo qui anche il re di bastoni che personifica in un certo senso l'energia maschile, volenterosa, quindi colui che fa un'azione dopo un processo di maturità acquisita, perché il re è appunto l'uomo maturo, che ha una certa maturità nel gestire il rapporto, la conoscenza. E quindi sì, abbiamo l'impulso della volontà, abbiamo la riappacificazione, quindi la comunione, l'unione del Papa con la comunicazione, e comunicazione dettata da cosa? Da un sentimento molto molto importante. Ecco, questo 5 di denari rimanda proprio al bisogno anche di essere capiti, di essere compresi, di abbracciarsi e con l'umanità. È carta di filantropia in questo mazzo, quindi ecco, proprio l'abbracciare una persona che ha serie difficoltà. Per una piccolissima parte di voi, queste difficoltà potrebbero essere anche economiche, quindi finanziarie, ma anche lavorative, però per una piccolissima parte di voi. Al di là di tutto, a 360 gradi, possiamo dire che in effetti questa situazione di difficoltà già preannunciata dal quartetto sibillino trova la sua, diciamo, evoluzione in un atto volitivo da parte di questo re di bastoni, comunicativo, quindi volitivo e comunicativo di riappacificazione, spinto questo re da
un sentimento molto forte nei vostri confronti. Questa è la dinamica espressa dalle Sibille dei tarocchi. Proseguiamo con le altre carte. Il flirt. Leggiamo insieme questa carta. Trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Eh sì, assolutamente. Questa persona ci tiene molto, ci tiene tanto. Sì, sì. Anche se magari in alcune circostanze non è stato bravissimo a manifestarvi questo sentimento, questa abbondanza del 9 di coppe, o il desiderio di riappacificarsi, o di far evolvere questo rapporto, ma vedo che qui il trasporto è molto forte, c'è un'energia veramente profondissima nei vostri confronti. Allora, andiamo a leggere quest'altra carta. I tuoi cari sono al sicuro sia qui che in cielo. Allora, questo è un messaggio, devo dire, molto, molto profondo e super dettagliato, perché ci sta parlando anche dei vostri cari, non solo quelli presenti, quindi in vita, ma anche di quelli che non ci sono più. E molto probabilmente tanti di voi sentono una persona cara nel cuore. Andiamo a leggere il tutto. Sappi che le tue preghiere vengono ascoltate. Ovviamente mi rivolgo anche agli amici laici, quindi prendete questo messaggio come energetico, ok? I tuoi cari ti augurano ogni bene. Chiedi all'angelo Mir di sostenere le persone che ami e di fargli sentire la tua vicinanza. Quindi è un messaggio molto molto forte, anche per gli amici che credono negli angeli, quindi l'angelo Mir probabilmente alcuni di voi lo conosceranno, altri meno, potranno andarlo a cercare su Google o comunque farsi proprio una ricerca approfondita, perché qui proprio c'è un messaggio di preghiera, c'è un messaggio di richiesta di aiuto che si sposa anche a questo 5 di denari. E quindi quando abbiamo delle persone care che non ci sono più, rivolgiamo a loro un pensiero ogni tanto, una preghiera, e cerchiamo di mantenere vivo il ricordo. E ricordate una cosa, carissime e carissimi, il ricordo è una cosa che non vi potrà mai, e sottolineo mai, togliere nessuno. E quindi mi raccomando, questo è un messaggio fortissimo. E per gli altri mi sento di dire che ci sono delle persone a voi care che vi sono state tantissimo di aiuto anche in questa faccenda. Ok? Proseguiamo. Allora, beh, abbiamo Marte in Scorpione qui, un Marte fortissimo, passionale. Non so se riuscite a vedere questa carta in dettaglio, ma abbiamo qui anche la passione. Marte in Scorpione, quindi il primo pianeta, il primo segno che viene fuori, anche la prima manifestazione numerologica, quindi il numero 8, che tra l'altro è casa astrologica dello Scorpione. Ora con i dadini andiamo ad approfondire anche quest'altra carta. Allora andiamo a vedere qui la prudenza, quindi il voler anche in un certo senso prestare attenzione a tutto questo, camminando piano piano. La carta della perplessità, e lo dicevamo prima, quindi voi ad oggi non capite gli atteggiamenti di questa persona, il perché si è comportata in un certo modo con voi, e soprattutto quello che dice o quello che fa non riuscite bene a comprenderlo. E poi abbiamo la carta della leggerezza, quindi probabilmente queste tre carte insieme ci stanno ad indicare la via più giusta, o comunque la via più sicura da percorrere in questo rapporto, che è la via della leggerezza. Magari un invito a prendere il tutto con meno enfasi, perché? Quindi con meno pesantezza. Perché? Perché qui, al di là della vostra preoccupazione legittima ed umana,
Qui le carte vedono un avanzamento da parte di questa persona, ricordiamoci il filologico delle carte di prima, quindi le carte sibilline e i tarocchi, perché ci dicevano, e lo ribadiamo, che qui c'è un input, quindi un voler apportare delle novità da parte di questa persona in questo rapporto, quindi un input volitivo che sfocia in una comunicazione in entrata, una comunicazione pacifica, perché questo re è spinto da un sentimento molto profondo e da un'energia attrattiva molto forte nei vostri confronti. Abbiamo Marte in Scorpione, quindi senza di voi si sente persa questa persona, lui o lei che sia. E quindi qui l'invito per voi è quello di prendere il tutto con meno pesantezza, meno preoccupazione, perché in effetti al di là di questo labirinto che è la vostra mente in questo caso, ma anche in parte la mente di questa persona perché ha un carattere un po' particolare, questo le carte già lo hanno ben espresso, al di là di tutto questo c'è comunque un principio volitivo da parte di questo re di bastoni che vorrebbe rimettersi in gioco con una comunicazione pacifica perché nutre un sentimento nei vostri confronti. Allora, io poserei le carte qui, iniziamo a dare appunto i primi numeri che sono venuti fuori proprio dalle carte e che potrebbero risuonare a voi o in questa circostanza, che sono il numero 8, il numero 5, il numero 7, il numero 4, poi abbiamo il 9, il 10, il 29, l'1, il 7, che già l'ho detto, il 6, e questi sono i numeri. Ricapitoliamo: il 5, il 7, il 4, l'8, il 9, il 10, il 29, il 17, il 7, l'1 e l'8. Questi sono i numeri che potrebbero risuonare a voi o in questa situazione, quindi potrebbero ricordarvi un mese specifico, una data specifica, un numero ricorrente e quant'altro. Andiamo ad estrarre i dadini per il gruppo 1 Malachite. Allora, abbiamo il segno della bilancia che si aggiunge allo Scorpione precedentemente uscito, poi abbiamo il numero 9 e il pianeta Giove che si aggiunge a Marte. Allora, la bilancia, come lo Scorpione, potrebbe essere il vostro segno o ascendente, oppure il segno ascendente dell'altra persona, oppure anche un raggruppamento, quindi uno stellium planetario nel vostro tema natale o nel suo tema natale. Il segno della bilancia ci parla di equilibrio, è il settimo campo astrologico governato da Venere, quindi la dea dell'amore, e quindi qui si sposa benissimo con il 9 di coppe, ma anche in parte con il Papa, perché ci parla proprio di matrimonio, matrimonio inteso come non solo unione ufficiale, ma soprattutto unione energetica, tant'è che la carta del flirt ce lo sottolineava. E la bilancia appunto è anche carta di matrimonio ufficiale perché è il campo settimo, quindi il campo dello sposalizio, ecco, di due persone che decidono ufficialmente di stare insieme. Potrebbe essere il vostro desiderio con questa persona di convogliare a nozze o comunque di stare insieme in maniera un po' più ufficiale, un po' più concreta, oppure ancora potrebbe essere un matrimonio attualmente in piedi o da parte vostra o da parte dell'altra persona, oppure situazioni derivanti da un precedente rapporto ufficiale. Ecco perché la carta dei bambini, che potrebbe indicare i figli, però per una piccola parte di voi. Per tutti gli altri possiamo parlare di desiderio di avere un'ufficializzazione da parte di questa persona o comunque più concretezza.
E la bilancia parla di equilibrio, quindi probabilmente con la torre infuocata, il ladro, questa persona, diciamo, ecco anche la carta del labirinto, ce la descrivevano le carte, ce la descrivono in dettaglio come persona squilibrata, passatemi il termine, molti di voi sorrideranno, però ecco, passatemelo questo termine, cioè per intendere una persona che comunque ha creato squilibrio nel rapporto, ok? In questa vostra conoscenza, e quindi la bilancia ci riporta a un equilibrio. Il segno dello Scorpione, quindi qua in questa carta, ci parla proprio di tutto ciò che riguarda il campo ottavo in astrologia, che segue il settimo, quindi la bilancia, settimo campo, lo Scorpione, l'ottavo campo. Sono due segni vicinissimi che ci indicano proprio questa continuità, quindi un'evoluzione da uno status a un altro. E qui lo Scorpione è proprio un segno di vicinanza, di energia, di pulsioni, di attrazione importante tra voi due. Anche un'attrazione irresistibile, vedo qui proprio dalla carta, dall'oracolo astrologico. E la bilancia ci rimanda al periodo di settembre-ottobre e lo Scorpione ai mesi di ottobre e novembre. Possiamo anche abbracciare in parte il segno della Vergine e il segno del Sagittario che segue lo Scorpione e la Vergine che anticipa il segno della bilancia. E quindi possiamo appunto inserirli e aggiungerli a questa stesa. Poi abbiamo il numero 9 che già era uscito anche nella, diciamo, nella numerologia il numero 9 ci rimanda proprio al nono campo astrologico, che è il campo proprio del Sagittario, che è un segno che abbiamo incluso in questa stesa. Il campo nono, che tra l'altro, ecco, prestiamo attenzione alla sequenza. Questa lettura è una lettura evolutiva, perché il segno della bilancia occupa il campo settimo in astrologia, lo Scorpione l'ottavo e il Sagittario il nono campo astrologico. E quindi c'è un'evoluzione in questa lettura, molto evidente, molto chiara. Il campo nono in astrologia ci parla proprio del segno del Sagittario, quindi del lontano, dei viaggi, delle distanze, della filosofia a 360 gradi. Tra l'altro si sposa perfettamente con Giove, che a sua volta si sposa con 9 di coppe, perché è carta di abbondanza in amore. L'amore è appunto il pianeta che governa il segno della bilancia. Guardate come si intrecciano dadini, tarocchi e carte. C'è una cosa pazzesca, la sincronicità puntuale dei miei interattivi, e guardate come si sposa perfettamente con proprio anche la stesa, con quello che ci vuole dire la stesa in dettaglio. Quindi qui c'è un'abbondanza sentimentale da parte di questa persona. Abbiamo anche la manifestazione proprio di questa diciamo cosa che i dadini pure vi vogliono dire, e quindi qua è perfetta, diciamo, un'interpretazione. Il campo nono rimanda al segno del Sagittario e quindi anche a tutto ciò che al momento può sembrarci lontano, quindi alla lontananza che vorremmo finisse, ok? Alle distanze che magari si sono venute a creare volontariamente o involontariamente. E qui comunque il numero 9 ci riporta anche all'arcano maggiore dell'eremita dei tarocchi, che è un arcano che ci parla proprio di saggezza ed è importante qui applicare tanta saggezza e riflessione, quindi non escludono le carte che tanti di voi potrebbero ritrovarsi in stand-by anche nel momento in cui proprio state guardando questo video con una determinata persona. E al di là di tutto l'eremita è proprio un arcano anche di riflessione, di maturità.
e la maturità che parrebbe aver raggiunto questa persona, perché vuole fare un passo comunicativo spinto da un grande sentimento. Io vi mando un abbraccio grandissimo, vi aspetto tutti al mio prossimo video. Adesso passiamo al gruppo 2, Pietra di Luna, carta della manifestazione. Andiamo. Rieccovi qui, gruppo 2, carta della manifestazione, pietra di luna. Iniziamo subito l'interpretazione del megamazzetto. Prima di farlo vi ricordo che sono degli interattivi collettivi, quindi generali. A tal proposito vi lascio per tutta la durata del video in basso a destra il mio contatto WhatsApp, grazie al quale potrete prenotare i vostri consulti specifici e personali. Semplicissimo, inviate un SMS scritto col vostro nome e richiesta info e vi risponderò con tutti gli step di accesso e prenotazione. Allora, titolo del video: adesso ti vuole davvero e guarda cosa sta per fare. Quindi chiediamo dettagli alle mie carte. Iniziamo subito. Allora, carta di nemico. Qua è successo qualcosa. Carta di fedeltà. Allora, però voglio prenderne un'altra, vediamo. È carta di deliranti. Allora, innanzitutto qui le carte ci stanno parlando probabilmente di un soggetto che tanti di voi probabilmente non vedono più come prima. C'è della diffidenza, sfiducia, probabilmente questa persona non si sarà comportata benissimo o avrà detto magari delle cose che non vi sono piaciute. E quindi di conseguenza, diciamo, non avete ben chiare le sue intenzioni. E per una parte di voi, vedo probabilmente che qui potrebbe esserci una persona maschile, quindi una figura maschile di mezzo. Potrebbe essere da parte vostra, da parte dell'altra persona, però qui proprio ci danno come dettaglio una terza figura che è comunque energia maschile, una figura però poco positiva perché abbiamo appunto il nemico. Potrebbe trattarsi di un parente piuttosto che di un ex marito oppure di un ex fidanzato, di un fidanzato, insomma, ecco, un corteggiatore a 360 gradi oppure semplicemente proprio un amico che anziché far l'amico magari fa il doppio gioco. Potrebbe anche essere in comune a voi due, oppure un vostro amico o un amico di questa persona che magari lo influenza negativamente e lo mette contro di voi, eccetera, eccetera. Ecco, poi, essendo un interattivo generale, estendiamo l'interpretazione a tutti. Però quella carta della fedeltà mi piace perché già va ad attutire appunto l'influsso del nemico sui deliranti, che comunque i deliranti, ecco, in questo caso è simile all'arcano maggiore del matto, quindi una persona che probabilmente è stata, diciamo, incostante nei vostri confronti, sia di atteggiamenti ma anche di comunicazioni. Comunque andiamo avanti, la lettera. Ecco, che azioni vorrà muovere questa persona? Azioni comunicative. Quindi, preso da un momento di follia, di sana follia, perché è una persona molto impulsiva, mi dicono le carte in dettaglio, questa persona cosa fa? Va a scrivere, quindi le sue intenzioni sarebbero quelle di scrivere un messaggio o di chiamare o un messaggio, diciamo così, sui social, Instagram, Facebook, poi ovviamente. Ecco, la carta della lettera rappresenta a 360 gradi la comunicazione in sé, che ovviamente può avvenire in vari, diciamo, su vari canali. Allora, io andrei avanti con i tarocchi, vediamo il 6 di denari, la luna, ecco perché la poca chiarezza, già le carte stanno cominciando a intrecciare la loro sincronicità.
carta di deliranti, carta di luna, carta di nemico. Qui dietro c'è qualcosa che ancora voi non avete afferrato bene di questa persona, eh? Sì, 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 sì. Allora, 5 di spade e il 10 di coppe. Bellissima carta, eh? Allora, io vorrei far notare una cosa, per chi avesse visto il gruppo 1, perché la stesa va anche a richiamare il gruppo 1, perché? Perché nel gruppo 1 era venuta fuori nella stessa posizione il 9 di coppe e qui abbiamo il 10 che comunque è una successione evolutiva e nel gruppo 1 il 5 qui il 6, cioè pazzesco, anche proprio il numero 1, cioè 9 più 1 fa 10 e 5 più 1 fa 6, cioè è allucinante, pazzesco, come la sincronicità degli interattivi è veramente sorprendente, pazzesco. Quindi c'è un richiamo al gruppo numero 1. Per chi volesse poi al termine di questa stesura può anche andare ad ascoltare il gruppo 1 perché proprio sta richiamando palesemente anche il precedente gruppo. Allora, beh, qui c'è un sentimento fortissimo, c'è proprio desiderio di creare famiglia qui, o comunque un nucleo che possa essere convivenza o quant'altro. Quindi questa persona sicuramente nutre un profondissimo sentimento nei vostri confronti, al di là dei conflitti e di questa ambiguità della luna che mi viene fuori dalle carte. Però questa persona io vedo che è molto debole e anche avrebbe bisogno di un aiuto. Cioè voi avete un compito verso questa persona che è quello di dare una mano alla sua evoluzione personale, perché ha un grado di evoluzione diverso rispetto al vostro. Voi siete molto più avanti, proprio di idee, di comportamenti, di maturità. Purtroppo questa persona, per varie vicende della propria vita, non è come voi e quindi di conseguenza si è venuto a creare questo squilibrio molto forte. Però l'intenzione di cercarvi c'è o di ricercarvi, ovviamente se lo state regolarmente sentendo, qui le carte vi parlano di una continuazione di messaggistica, però il sentimento qua viene fuori. Il dettaglio importante è che voi avete un compito verso questa persona, che è un compito comunque importante, un compito proprio destinale, cioè quello di, in un certo senso, fare un po' da guida, di prenderlo per mano, ok? E fargli capire magari delle cose della vita di coppia che magari non conosceva o a cui non era magari abituato, ok? Quindi vedo qui soprattutto certi atteggiamenti incostanti, altalenanti, delle superficialità nei vostri confronti, no? E quindi ecco, voi qui giocate un ruolo essenziale, mi dicono le carte, proprio nel far comprendere a questa persona, che insomma i suoi comportamenti non sono proprio equilibrati, lineari, ok? Andiamo avanti. Risolvi le questioni familiari. Ecco, qui già si apre un dettaglio importantissimo, uno scenario per tanti di voi molto molto specifico, ossia il fatto che probabilmente o voi o questa persona abbiate delle problematiche comunque familiari, quindi delle questioni familiari da risolvere o con figli da un precedente rapporto o dei figli insieme a questa persona, quindi potrebbe essere anche figli con questa persona di cui state chiedendo. Oppure ancora potrebbero essere, diciamo, questioni familiari riferite a dei genitori, perché no? Oppure proprio a delle sorelle, a dei fratelli, insomma, ci sono dei familiari qui di mezzo. Leggiamo la carta. Perdona i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Questa è una frase molto molto, passatemi il termine, psicologica. Ecco, la cartomanzia non può trattare di psicologia,
ma possiamo dire semplicemente che o magari i genitori di uno dei due, vostri o di quest'altra persona, magari in passato hanno avuto dei comportamenti che hanno poi fatto sì che la vostra vita amorosa non fosse proprio brillantissima, ok? Anche proprio il vostro approccio all'amore non fosse proprio brillante. Chiudo qui, diciamo, la parentesi perché è un qualcosa di proprio materia psicologica, i retaggi familiari, perché tutto nasce dal nucleo familiare e genitoriale padre-madre e sono certo che per tantissimi di voi questo messaggio risuonerà. Per altri, quindi interpretandolo a 360 gradi, vedo qui o situazioni proprio con i genitori attualmente, quindi magari, che ne so, si bada a un padre, a una madre, oppure magari si ha in casa un padre o una madre, ecco, tipo situazione di questo genere, oppure si ha una responsabilità verso un genitore anziano e quant'altro, quindi le vicende possono essere veramente tante, oppure magari un genitore che non è d'accordo, diciamo, su questo rapporto, che frequentate magari questa persona, o avete confidato a un genitore magari che appunto conoscete questa persona e magari non è proprio d'accordissimo, non è favorevole, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Lascia andare i sensi di colpa. Questo è proprio un monito che risuona molto molto forte. Io ci vedo più che altro un messaggio per questa persona, cioè che la persona che state pensando sta cercando di lasciare andare i sensi di colpa nei vostri confronti per come si è comportato e per quello che ha detto oppure ha fatto. Leggiamo bene le carte. Innalza le frequenze e lascia andare i sensi di colpa che ti legano al passato. Ovviamente per una piccola parte di voi potrebbero essere vostri sensi di colpa verso questa persona. Potete girare tranquillamente l'interattivo, cioè il significato. Permetti alla luce verde di guarigione dell'Arcangelo Raffaele di guidarti nello spazio del cuore e rafforza il tuo amor proprio. Quindi qui c'è anche un invito ad avere, diciamo, più fiducia nelle proprie capacità, più autostima e più rispetto per se stessi. Magari tante volte si dice sì per amore dell'altra persona, però poi si arriva ad un punto che bisogna avere anche amor proprio, ci dicono le carte, amore per se stessi. E l'Arcangelo Raffaele è una guida, quindi mi rivolgo a tutti coloro che proprio credono negli angeli e quindi conosceranno sicuramente l'Arcangelo Raffaele, che in questo caso viene fuori dalla stesura, dalla lettura. Quindi qua è importante per entrambi lasciare andare i sensi di colpa del passato e io aggiungerei anche ciò che è successo nel passato con questa persona, perché altrimenti si rischia di rimanere impantanati e in stallo, diciamo, al punto in cui siete arrivati in questo momento. Quindi si rischia di rimanere appunto bloccati al punto, diciamo, attuale della vostra storia. E invece qui l'evoluzione parebbe esserci, perché comunque un passettino comunicativo lo vorrebbe fare. Qui dei sentimenti comunque ci sono, non ho dubbi dalle carte. Andiamo avanti. Allora, Saturno in Toro, l'ostentazione. Mm. Allora, beh, ostentazione e ostinazione io aggiungerei pure, perché in base alle carte che sono uscite, qua magari qualcuno tira le briglie di tutto. Infatti abbiamo un carro in alto come immagine. Sì, sì, qua abbiamo già il primo segno zodiacale che è il Toro e anche il primo pianeta che è Saturno con il numero 2.
2 è il numero comunque della coppia, Andiamo avanti. Allora, l'influenza, ricordatevi cosa vi dicevano prima le carte. Il nemico. mm? Quindi c'è un'influenza qui esterna, o da parte vostra o da parte di questa persona, che è energia maschile. Ricordatevi questo dettaglio. L'armonia, quindi questo rapporto avrebbe bisogno di più armonia. E la gelosia. E beh, questa persona è gelosa di voi, non avevo dubbi, e nonostante l'influenza da parte di questa energia maschile, che perché no, per una piccola parte di voi potrebbe essere collegata a un familiare, non per forza a un amico, eccetera. Per alcuni sì, ma per altri potrebbe essere, guardate come sono vicine queste due carte, un familiare. Nonostante queste influenze esterne negative, abbiamo il raggiungimento dell'armonia, quindi questa persona vorrebbe ritornare, quindi raggiungere un'evoluzione in questo rapporto, un equilibrio con carta di gelosia, perché è proprio spinto dalla passione, ma anche dalla paura di perdervi. La gelosia possiamo interpretarla così, come un'insicurezza da parte di questa persona, e quindi la paura anche di perdervi. Ecco perché c'è qui proprio la spinta a inviare una comunicazione, mosso da un sentimento molto importante. La carta del 10 di coppe è proprio progetto di costruzione ufficiale, di famiglia, di un nucleo solido. Allora, andiamo ad estrarre i dadini. Prima di farlo vi do alcuni numeri che potrebbero risuonare appunto con voi in questa stesura, o comunque ricordarvi un evento in particolare o una data in particolare, che sono il 4, l'8, il 3, il 15, il 2, il 6, il 18, poi abbiamo il 5, il 10, l'11, il 27, il 2 è molto forte, qui, il 9, il 3 e il 4. Questi sono i numeri che potrebbero risuonare appunto con alcuni di voi. Allora, andiamo ad estrarre i dadini, vediamo quale messaggio ci andranno a dare per la pietra di luna, carta della manifestazione. Beh, guardate qua, il toro è molto forte, il segno del toro qui, toro nella carta e toro nel dadino. Poi abbiamo il numero 7 e poi abbiamo il nodo lunare o anello lunare. Allora, io partirei dal nodo lunare. Qui siamo di fronte a un rapporto karmico. Quindi non è stato un caso che avete incrociato questa persona. Ricordiamoci che i nodi lunari in astrologia sono principalmente due, nodo nord e nodo sud, e ci parlano in un tema natale di ciò che sono i nostri doni alla nascita, quindi le nostre predisposizioni naturali, i nostri punti di forza naturali, e l'altro nodo ci parla degli obiettivi da raggiungere in questa vita, ok? È un asse ovviamente opposta, quindi nodo nord, nodo sud. Ciò che già appunto abbiamo da ciò che dovremmo raggiungere. E questo è un rapporto karmico, io non ho dubbi. Poi abbiamo il numero 7, 7 è diciamo anche il numero del campo
settimo, quindi in astrologia è governato dalla bilancia, e la bilancia è riuscita nel gruppo 1, che vi invito al termine di questa interpretazione ad ascoltare. E il numero 7 è carta di unione, è simbolo, perché il 7 ci rimanda anche al carro, quindi l'arcano maggiore, che comunque ci parla di gloria, di vittoria, in questo caso vittoria nell'unione, vittoria nel rapporto, quindi un obiettivo da raggiungere. E poi abbiamo anche il toro. Il toro è doppio segno uscito, quindi risuona in maniera molto forte, ci rimanda al periodo di aprile-maggio, è il secondo segno dello zodiaco, quindi ci parla anche di beni mobili e immobili che potrebbero comunque essere, diciamo, stare in mezzo a questa situazione, e perché no? Ci aggiungo un super dettaglio, magari i beni mobili e immobili riferiti appunto a questa carta, quindi a risolvere le questioni familiari, magari in ambito appunto di eredità, perché no, notai, firme, beni mobili, immobili di parenti, familiari. Ecco, questa però per una piccola parte di voi. Per tutti gli altri il toro potrebbe essere il vostro segno ascendente o il segno ascendente dell'altra persona, oppure uno stellium, quindi un raggruppamento importante di pianeti nello stesso segno, quindi in questo segno. Il toro ci parla di natura, ci parla del principio femminile, ma anche di costanza. Quindi qui c'è un forte desiderio di quotidianità, di avere un rapporto non più delirante, quindi che ci rimandava qui alla carta del matto, quindi lo squilibrio incostante, ma un rapporto più pratico, più solido, più saldo, e il segno del toro è maestro di questo, è un segno fisso di terra, quindi diciamo ama la praticità, le azioni alla chiacchiera, e in effetti qui non ci si accontenta più della chiacchiera, non ci si accontenta più di quello che è, diciamo, le bricioline, come le chiamo io, ma è giunto il momento di andare a solidificare, appunto far quagliare questo rapporto, che purtroppo per varie motivazioni che abbiamo esposto già nella stesa, ahimè, non è stato, diciamo, tanto equilibrato. E il toro, diciamo, abbraccia anche il segno dell'Ariete e in parte il segno dei Gemelli, che mi sento di aggiungere a questa stesa. Il numero 7 ci rimanda al mese di luglio, quindi in parte anche al segno del Leone e al segno del Cancro, e il nodo lunare appunto ci sottolinea questo rapporto che è di tipo karmico. Io vi mando un abbraccio grande grande. Per i consulti privati potete scrivere un SMS al numero WhatsApp indicato. Vi aspetto tutti al mio prossimo video. Un bacione dal vostro Robby.